Ciao a tutti amici e benvenuti a Roma. Roma che è una tra le città più incredibili, più affascinanti e forse indimenticabili del mondo. Si dice che tutte le strade portino a Roma e basta essere su una terrazza come questa in cui mi trovo per capire che cosa significa. Alle mie spalle potete vedere, millenni di storia. È difficile fare un riassunto della sua storia, quindi mi limiterò a elencare alcune fra le meraviglie che potrete vedere venendo a Roma. Partiamo da quella più visibile che vedete forse dietro di me e c'è l'Altare della Patria. È un monumento patriottico dedicato all'Italia Unita, alla nazione, un po' contestato dai romani stessi. E poi possiamo intravedere la famosa Piazza di Spagna con la sua incredibile scalinata e dietro di me potete forse intravedere anche il Pantheon, le rovine romane, quindi i vari fori, il foro di Augusto, il foro romano. E poi cos'altro dire? La cupola di San Pietro, una fra le più famose, forse la più famosa di tutto il mondo, quella che ospita il centro della cristianità. È quella per cui molti fedeli arrivano a Roma da tutto il mondo. E non si vede da questa posizione, al momento mi trovo sulla terrazza dei giardini di Villa Medici che ospita, è una residenza francese ed offre questo magnifico panorama, ma non possiamo vedere il Colosseo. Da questo luogo, da questo punto di vista non si vede, ma vi assicuro che c'è e se non ci credete venite voi stessi per verificarlo di persona. Sono nel ben mezzo della famosissima scalinata che conduce a Piazza di Spagna. È una scalinata di 135 gradini ed è veramente famosa. Qui si sono svolti film e anche sfilate di moda. Questi scalini della scalinata Trinità dei Monti conducono da una parte verso il basso, verso la fontana che potete vedere alle mie spalle. È una fontana piuttosto bella che era stata fatta da Pietro Bernini, che è il padre del più conosciuto, più famoso scultore barocco Gian Lorenzo Bernini. Ed è una fontana interessante perché, vedete, è sotto il livello stradale, perché in qualche modo sfrutta l'acqua che faceva parte di un acquedotto molto antico. E poi dall'altra parte della scalinata invece abbiamo la famosa chiesa Trinità dei Monti, eccola, con un obelisco davanti alla chiesa ed è una chiesa che è stata commissionata dal re di Francia Luigi XII. Se allora la chiesa è stata voluta dal re di Francia, perché la piazza si chiama Piazza di Spagna? Perché questo luogo è conosciuto come Piazza di Spagna? Ebbene, perché è la sede dell'ambasciata spagnola presso lo Stato Pontificio. Eccoci in un bellissimo giardino e alle mie spalle potete vedere una magnifica villa rinascimentale. Questa villa che vedete alle mie spalle è stata voluta, è rinascimentale ed è stata voluta nel 1564, era per un grande cardinale, Ricci da Montepulciano, e poi 10 anni dopo però è stata acquistata da Ferdinando de' Medici, uno dei membri della grande famiglia fiorentina. E infatti possiamo trovare al centro della villa proprio lo stemma che indica la famiglia dei Medici, il suo stemma con le riconoscibili 6 palle, le così chiamate palle dei Medici. Rimane una residenza medicea, quindi dei Medici, per molto tempo, fino al 1803, quando Napoleone I viene e la conquista, prende questa villa e ne fa la sede per l'Académie de France. E ancora oggi, in effetti, questo magnifico luogo, che davvero vi consiglio di visitare, ospita
l'Académie de France per le arti. Questo luogo in effetti ancora oggi è dedicato proprio al premio di Roma, le Prix de Rome, un premio molto prestigioso che gli artisti possono vincere, che alcuni artisti vincono e vengono qui, quindi in questa meravigliosa villa, per passare una loro residenza, esporre le loro opere e trovare la giusta ispirazione artistica. In questo luogo vengono artisti e ricercatori. La condizione per partecipare è duplice, è una doppia condizione. Bisogna parlare francese e bisogna essere nella fascia di età tra i 20 e i 45 anni. Quindi se volete fare applicazione per il Prix de Rome, vi consiglio di farlo, potrete godere di questo luogo meraviglioso. Quando venite a visitare la Villa Medici vi consiglio fortemente di prendere la visita guidata, scoprirete molti aneddoti sulla villa, sui suoi giardini all'italiana e sull'architettura e i simboli che sono sparsi lungo le gallerie, lungo i portici e sulla facciata stessa della villa. Quindi venite a Roma e non dimenticate anche di passare per la Villa Medici, che è giusto di fianco alla più conosciuta forse Villa Borghese, ma anche questa è altrettanto meritevole di attenzione per quanto è bella. Ciao!